Quindi siamo in Piemonte pieno qua. Sì, ha un titolo un po' così perché ho deciso di dargli una forma a forma di uovo. Okay. E quando l'ho provato nel ristorante non sapevamo come scriverla nel menù. E quindi abbiamo deciso di far nascere la panna cotta, farlo fare dai clienti, perché loro devono spaccare questo guscio di zucchero e poi mangiarsi la panna cotta. Benissimo. Primo passaggio. Allora, il primo passaggio, nella ricetta classica della panna cotta si usa un addensante che è la colla di pesce, almeno nella ricetta classica. Poi c'è chi utilizza altri addensanti. Noi abbiamo utilizzato l'agar-agar che viene estratto, cioè praticamente è un'alga che viene essiccata, lavata, essiccata e polverizzata. Questa qui ha la temperatura di 95 gradi lega e una volta che è legato e ben freddo otterremo questa specie di budino, se vogliamo, un po' duro, che andremo a frullare e fare quindi una crema di panna cotta e non quello che poi è appunto una gelatina. Ok, partiamo. Allora, abbiamo, gli ingredienti sono 100 g di latte, 100 g di panna, abbiamo messo 20 g di zucchero, no 40 g di zucchero scusate, e 2,4 di agar-agar, quindi viene messo 0,1 al letto. Ogni 100 grammi. 100 grammi. Quindi mettiamo latte e panna, zucchero, l'agar-agar che abbiamo pesato per fare una cosa ben precisa su un pentolino come questi, e poi ci andiamo a mettere la vaniglia. Questa è un'ottima vaniglia e ne basta veramente poca per una ricetta così. In genere per dosi più grandi si mette una stecca intera. Quindi abbiamo messo tutto nel pentolino, andiamo a frustare leggermente senza esagerare, in modo da sciogliere lo zucchero e l'agar. L'agar si aggiunge a un liquido sempre a freddo, perché poi a una temperatura calda lui cosa fa? Si irrigidisce, lega subito e fa dei grumi che poi vanno a sfasare tutta la ricetta, quindi poi, come dicevo, in pasticceria se si sbaglia purtroppo si butta la roba. Non mettiamo una potenza troppo forte, in questo caso dell'induzione, o se si ha il gas del fuoco, perché altrimenti brucia la panna oppure rischiamo di farla uscire. Abbiamo fatto bollire latte e panna, lo mettiamo in un metto qui e lo facciamo raffreddare fino a che non sia completamente legato. Succo di passion fruit che ho zuccherato, e su questa dose qua ci ho messo circa 15 grammi di zucchero al letto. Bilanci l'acidità del passion fruit? Sì, sì, per contrastare anche un po' l'acidità, perché è eccessivamente acido, se no andrebbe a rovinare. Ne faccio un po' di più di tuorli perché questa è un'operazione abbastanza delicata. Una volta che facciamo questi, metteremo a congelare, a surgelare,
e una volta surgelati li passeremo in un gel neutro che andrà a formare quello che può essere la membrana. Fatto questa operazione aspettiamo una mezz'oretta che si sciolga e torni liquido, ma rimanga in questo, sembra come un palloncino pieno d'acqua. Ne faccio un po' di più, come dicevo, perché è un'operazione molto delicata e quindi si potrebbero rompere. Adesso andiamo a lavorare uno zucchero che è il mannitolo a 180 gradi. Lo mettiamo sul fuoco, quando lui diventa trasparente è pronto. È una polvere molto sottile, sembra quasi fecola di patate, sembra quasi amido di mais. Lavora esattamente come uno zucchero, si solidifica subito all'istante, però rimane caldo per diversi minuti, quindi bisogna fare attenzione anche quando, per dire, lo estraiamo dal nostro stampo. Allora, io ho portato uno stampo che è richiudibile, in forma di uovo. Qui vedete comunque l'effetto che ha fatto il mannitolo. Questo non lo uso quasi mai perché è un po' al centro e viene un po' scomodo. Mettiamo un po' di stacca facile o burro spray, perché in modo che si stacchi per bene, e lo richiudiamo nel frattempo che lo zucchero si inizia a sciogliere. E non ci aggiungiamo assolutamente acqua. Liquidi? No. Quindi Esattamente come per fare un croccante. Allora, vediamo che sembra acqua, sembra uno sciroppo. È peggio dell'olio bollente perché ci mette tantissimo a raffreddarsi. Questa operazione sempre facendo molta attenzione perché è molto pericolosa. Veramente bollente, Dobbiamo fare questa operazione che è molto delicata e si potrebbe anche qui rompere l'uovo, eliminare l'eccesso di zucchero. La panna cotta si è solidificata, adesso la faccio a pezzettini e poi in modo che sia più facile metterla nel contenitore per frullarla. Andiamo a frullare per bene la panna cotta senza lasciare grumi. Mettiamo la panna cotta in un sac a posto. Questo è fatto, lo possiamo tranquillamente lasciare qua perché tanto l'operazione l'abbiamo quasi conclusa. E adesso andiamo a fare il forno. Mettiamo 250 grammi di acqua. Questa è una gelatina vegetale, anch'essa naturale. 50 grammi al litro, quindi ne vanno 25 su mezzo litro, quindi qui circa 13 grammi su 250.
lo versiamo sempre a freddo e poi lo portiamo a ebollizione. Allora, adesso ci andiamo a glassare il tuorlo. Io lo faccio, noi al ristorante lo mettiamo in delle placchette, però poi quando lo si va a prendere è sempre un po' un punto di domanda, quindi andremo a prendere i tuorli. Qua. Vediamo che i tuorli sono pronti. Devono essere assolutamente ben congelati, anche perché li andiamo a immergere in un liquido completamente bollente e poi nell'arco di pochi minuti loro si scongelano. Rifacciamo i nostri 2 passaggi in modo che la membrana sia completamente chiusa. Se vedete non risulta evidente e non c'è un eccesso di gelatina, ecco. Viene via facilmente una volta che è glassata. E l'effetto è proprio del tuorlo d'uovo. Sto andando a chiudere il piccolissimo buco che lascia l'ago, certo, perché essendo liquido praticamente si svuoterebbe. Iniziamo pure con il trattamento mentre aspettiamo. Questa qui è una meringa che abbiamo sbriciolato, che andiamo a mettere. Ma non meringa classica? Sì, una meringa classica. Allora, qui abbiamo visto che procediamo, quindi adesso l'operazione è molto semplice, però come avete visto ci è voluto un po' di tempo per farle tutte. Quindi per organizzarlo. Diamo l'uovo per far sì che il tuorlo, come nell'uovo vero, sia al centro dell'uovo. Mettiamo prima un po' di panna cotta sotto, ne mettiamo, posizioniamo il tuorlo, che non è male anche se è un po' appoggiato, così lo si vede dall'esterno. Come l'uovo solo. Un cucchiaino di meringa in modo che gli faccia da base. Consigliamo sempre ai nostri clienti di dare un colpo con il cucchiaio da questa parte e non sopra. Uno, perché l'uovo per la sua forma difficilmente si romperebbe, e due, perché se no farebbe un po' un macello nel piatto, quindi esploderebbe un po' fuori.